Fare Ala è un collettivo che nasce a Palermo nel 2009 e poi si espande in altre parti d'Europa, Spagna soprattutto. Con la Spagna, in Spagna c'è un nucleo del collettivo molto, molto vivo e che intrattiene un rapporto con il nucleo palermitano molto forte. Dire cos'è Fare Ala non è molto facile, però sicuramente insieme agli altri nuclei del collettivo condividiamo sicuramente un modus operandi comune che si è sviluppato e trasformato e continua a trasformarsi nel corso degli anni. Questo modus operandi può essere riassunto nell'esigenza che continuamente sentiamo non certo di produrre arte nel senso di oggetti materiali, di pezzi, e così si spiega anche il nostro disagio quando ci viene chiesto di partecipare a delle mostre e di esporre qualcosa, ma soprattutto è un'arte un po', come dire, una sorta di pretesto, lavorare come pratica artistica per poter poi avere un contatto diretto con la dimensione urbana, con i quartieri, con quello che poi è stato l'ambiente entro cui abbiamo sempre operato. Per noi è molto importante, infatti, quando cominciamo a lavorare insieme, avere sempre un riferimento sociale reale, un quartiere, che può essere il quartiere, la città, una realtà urbana in particolare. E lì inizia in genere un lavoro fortemente relazionale i cui protagonisti sono veramente, anche fuori di retorica, non soltanto i membri del collettivo, ma le persone che abitano i quartieri. The Case è un lavoro che nasce ai Cantieri Culturali della Zisa all'interno del progetto ZAC, Zisa Zona Arti Contemporanee. Nel 2011 avevamo infatti trovato all'interno dei cantieri questo archivio relativo a documenti di lavoratori degli anni 60 e 70, documenti lavorativi di operai che avevano lavorato sia all'interno dei cantieri sia in altre aree della Sicilia. Quindi da quel momento inizia una ricostruzione storica attraverso anche l'aiuto di abitanti del quartiere Zisa, del quartiere popolare Zisa, che conduce a una serie di approfondimenti anche all'interno di biblioteche e il ritrovamento di ulteriori documenti. Quindi in questo modo con The Case abbiamo creato una sorta di mappa possibile, di una tranche di storia industriale siciliana. Questo progetto in qualche modo ricostruisce la storia dei cantieri attraverso le relazioni con le persone che tuttora vivono nel quartiere popolare e conduce poi a una serie di interventi. Il primo è stato anzitutto mettere in evidenza quel muro che simbolicamente indica questo tentativo di separazione, tentativo di interruzione di relazioni, di solidarietà, di resistenza tra parti della città, tra parti politicamente attive di quel momento storico. E quindi pensiamo a questa performance, l'idea cioè di scalare fisicamente sia da una parte, sia dal versante, quindi dai cantieri verso la città, sia dal versante opposto, scalare fisicamente il muro. Quindi due membri del collettivo, Roberto e Luca, che sono qui accanto, si arrampicano sulle due pareti del muro e questo conduce a una prima formalizzazione, per così dire, di questa fase di ricerca. Non si tratta semplicemente di scalare simbolicamente il muro, ma vengono affisse sia sui due versanti delle fotografie che permettono di sfondare fotograficamente il paesaggio urbano sia da una parte che dall'altra. Un lavoro che può, a parere mio, spiegare un po' meglio rispetto ad altri il nostro modus operandi è le motivazioni che ci spingono a produrre un determinato lavoro. A parere mio, appunto, questo lavoro che abbiamo fatto nel 2014 alla Valle dei Templi, all'interno del parco archeologico appunto della Valle dei Templi, un elemento caratteristico a parere nostro di questo luogo molto affascinante e particolare era l'enorme abuso edilizio che
generalmente non viene ignorato dalla maggior parte dei visitatori. Quindi l'idea nostra fu quella di stravolgere quest'idea di mappa usuale di un luogo turistico, aggiungendo questa tematica che è molto forte, molto visivamente importante rispetto a quel luogo. Preparammo questo tabellone alternativo che mostrava appunto un altro percorso possibile, ed invitava quel pubblico ben preciso, che è un pubblico fatto di turisti, a seguire un nostro percorso, il percorso che noi avevamo pensato di fare, che avevamo fatto e studiato per quel determinato luogo. Una cosa che vorrei aggiungere su, diciamo, quello che hanno detto Roberto e Luca è un po' qualcosa un po' più intima all'interno del gruppo, nel senso che sono quelle nostre relazioni, no? Che come in ogni relazione umana ogni tanto si accende, ogni tanto si va spegnendo, e così da quando, diciamo, Fareala è nata ha cambiato anche molte volte componenti e persone al proprio interno, e quindi nello stesso momento anche è cambiato il modo di operare, sia nel modo in cui, diciamo, si usciva fuori al di fuori del gruppo, e sia come le relazioni si regolavano all'interno. E niente, in queste relazioni un po', diciamo, mi sembra un po' molto esplicativo una mostra che abbiamo fatto. Una mostra è stato più un atto performativo in sé, tutta la mostra in quel momento, in quel caso, attraverso un artista belga che ha affittato uno spazio commerciale per 2 settimane, ci ha invitato a collaborare. Lì non c'era nessun curatore, nessuna forma istituzionale che regolava in sé il lavoro, e quindi ci siamo trovati dentro questo spazio liberi di fare un po' quello che volevamo, e da lì sono nate in maniera molto impulsiva e giocosa in qualche modo varie installazioni all'interno, cosa che, diciamo, è stata molto ingenua da un lato, però dall'altro anche molto liberatoria, che alle volte in queste relazioni c'è il momento in cui bisogna approfondirle, c'è il momento in cui ci si deve divertire in qualche modo per non so, riciclare un po' l'energia e l'aria. E in quel caso ne siamo rimasti anche noi stupiti, in qualche modo era tutto così abbastanza improvvisato, da lì il gruppo in qualche modo e le relazioni stesse ne sono uscite più forti.